Buondì, io sono Mattia Vicentini dalla nostra fattoria e ho ricevuto diverse domande riguardo a semi ibridi, semi OGM, semi antichi, quindi ho pensato di fare un piccolo video a riguardo. Partiamo dalle brutte notizie e poi ci muoviamo verso le buone notizie. Allora, per esempio, per le annuali, i semi ibridi sono estremamente classici ovunque, no? Perché diversa gente mi ha chiesto come facciamo al mercato a comprare i cocomeri senza semi? Cioè, come fa il fattore a piantare che il cocomero non fa i semi? Lo stesso discorso per i mandarini, no? Compriamo i mandarini senza semi, e com'è possibile? Quindi, il centro di ricerca che dice vogliamo fare il cocomero migliore o migliore per il mercato, ovviamente, prendono in appalto una grossa fattoria o grosse serre e piantano migliaia di semi, tutti numerati, tutti monitorati. Quando crescono, controllano i frutti, selezionano i frutti che fanno meno semi. E così fanno per diverse generazioni. Cioè, queste ricerche sono partite 100 anni fa, negli anni 20, negli anni 30, no? Ci hanno messo 50 anni. Ogni anno selezionano quelli con meno semi, fino a quando trovano quello che ha fatto il cocomero senza semi. Questo cocomero non è affatto selezionato per la resistenza alle malattie o il gusto e quant'altro, no? Perché è quello che vende, magari. Al che viene clonato. Viene tenuto sempre in stanze chiuse con temperature e clima controllati e viene clonato continuamente. Quindi domani io sono il fattore che vuole produrre il cocomero che viene venduto al mercato, no? Cosa vendono? Per esempio quello senza semi. Vado al centro di ricerca e compro migliaia di piantine, una piantina alla volta, pam pam pam. E ogni anno via così. Ok. Ed è così che funziona la selezione, diciamo, genetica della frutta o verdura senza semi. Altrimenti gli ibridi sono relativamente innaturali, nel senso che magari alcune piante di pomodoro o altre piante che magari stanno su continenti diversi vengono impollinate artificialmente in un centro di ricerca per l'agricoltura classico e di nuovo, gli ibridi vengono selezionati anno, generazione dopo generazione, tutto viene velocizzato, tutto viene selezionato per le caratteristiche che stiamo cercando. Per esempio la resistenza a alcune malattie o la trasportabilità, la durezza della buccia, dopo che è stato raccolto, per esempio, questo frutto quanto dura, no? Tutte queste ricerche sono rivolte al mercato tutto il tempo. E gli ibridi, non so se ti ricordi F1, F2 alle medie, gli ibridi non sono stabili, nel senso che se tu pianti i semi che collezioni, che salvi da un seme ibrido, da un pomodoro F1, c'è un'altissima probabilità che non ti cresca lo stesso pomodoro da mamma e papà, capito come? Perché appunto non sono stabili, non hanno una diversificazione genetica potente e stabile. Quindi ogni anno tu devi andare a comprare i semi dal centro di ricerca o dal negozio, quello che è, i semi di ibridi. Un'altra cosa da aggiungere riguardo ai semi ibridi è che di norma sono venduti come resistenti a queste malattie o quell'altre malattie, no? Appunto, questo è in relazione all'ambiente in cui vengono piantati, cioè se noi abbiamo 3 ettari di pomodori, è ovvio che svilupperemo monocultura, è ovvio che svilupperemo diverse malattie. Quindi gli ibridi sono venduti come resistenti alle malattie perché abbiamo monoculture. Se noi abbiamo policolture diversificate e quant'altro, i semi antichi vanno più che bene e sono andati bene per migliaia di anni se ci si pensa. Cioè i semi di fagioli, i semi di pomodoro sono stati costantemente tramandati di generazione in generazione, i semi di bieta da costa o quello che ti pare. Anno dopo anno sono stati salvati e anno dopo anno hanno costruito una diversificazione genetica, una stabilità che riflette il nostro clima, quanta pioggia viene, quanto sole viene, quanto freddo c'è. Gli ibridi invece sono tutti sviluppati dentro condizioni fasulle, in serre e quant'altro, e poi vengono venduti così. Ed è
provato che sono più deboli. I- gli insetti e gli afidi e quant'altro vanno dritti alle piante ibridi. E cosa facciamo noi? Dobbiamo comprare il pesticida chimico o fertilizzante chimico perché l'ibrido non ce la fa da sé. È una cosa innaturale, ma è comunque naturale. Invece i semi a impollinazione aperta, o i semi antichi, sono l'esatto opposto. Sono, come dicevo prima, quei semi che sono stati trapassati di generazione in generazione per un sacco di anni e quindi sono stabili e di norma sono più forti riguardo a attacchi di insetti o anche cambiamenti climatici o stagioni un po' balorde, perché appunto hanno questa adattabilità dovuta alla diversificazione genetica. Sono più adattabili, sono più forti, di norma producono di più, vivono di più, hanno apparati radicali più grandi, più sviluppati e tutto ciò che avviene di conseguenza. Quindi non importa dove e quando, i semi a impollinazione aperta, i semi antichi sono sempre quelli, insomma, dobbiamo andare in quella direzione. Parlando di semi, spostandoci, parliamo di semi OGM, che sono modificazioni a livello genetico, cioè si prende i semi di mais, sappiamo tutti, il mais OGM, si prende il gene di un altro frutto come un peperone o qualsiasi cosa che fanno loro dentro questi centri di ricerca e lo piantano dentro il seme di mais. Lo sbattono dentro un microonde e la cosa si fonde in qualche modo. Ecco che abbiamo il seme di mais che per esempio ha già il pesticida dentro, no? Avete visto probabilmente. Ci sono i mais OGM che hanno già il pesticida dentro il seme. Quindi quando te lo mangi, insomma, è ampiamente provato che tutti gli organismi geneticamente modificati sono altamente infiammatori per il nostro organismo e provocano alterazioni genetiche, mutazioni genetiche, tradotto cancri e quant'altro. Un sacco dei prodotti OGM che cresciamo vanno a finire come mangime animale e quindi tutto viene giù per la catena in ogni caso. Verdure classiche sono il mais, la soia, la colza, tutto l'olio vegetale che c'è sugli scaffali è probabilmente olio di colza OGM. Patate, arance, il riso, non so se hai visto il golden rice, hanno fatto il riso per le popolazioni in Bangladesh che mangiano il 75% della loro dieta è fatto di riso, hanno carenze di vitamina A e quindi noi arriviamo e diciamo abbiamo noi la soluzione per voi, hanno fatto riso OGM per loro che ha più vitamina A, che ha un colore giallo, che è estremamente innaturale, questo non avverrebbe mai in natura. Al contrario, per esempio, gli ibridi, come dicevo prima, in natura accadono costantemente, è un costante processo di ibridazione e poi chi si adatta di più si evolve. La modificazione genetica non è affatto naturale e ora hanno fatto anche le zanzare OGM, non so se hai visto in Florida. Comunque, passiamo oltre, che è meglio. Ora c'è anche l'editing genetico. In Giappone hanno fatto il primo pomodoro geneticamente con l'editing, cioè non hanno aggiunto niente di esterno, hanno preso un pomodoro e l'hanno modificato tra le sue cose, che hanno alzato i livelli di GABA. GABA è praticamente correlato al rilascio dell'ormone della felicità con la serotonina e storie così. Si vedono anche gli integratori di GABA, no? Le banane hanno GABA e quant'altro. In Giappone hanno fatto il primo pomodoro con l'editing genetico, che non è etichettato per legge come OGM, anche se è modificato innaturalmente, è modificato geneticamente, nel senso che non hanno aggiunto niente di esterno, ma comunque è una cosa che non avverrebbe in natura, o perlomeno non così velocemente. E ci sono un sacco di progetti riguardo all'editing genetico.
L'unico modo che abbiamo per proteggerci da questi editing genetici e queste ricerche OGM che sono solo allo scopo di lucro, di mercato, punto. Non importa che la gente pensi che queste 8 miliardi di persone non possono essere sfamate in maniera naturale, abbiamo bisogno dell'OGM, vivono su Giove. E questa è la verità. Non abbiamo affatto bisogno di queste cose. L'unico modo che abbiamo per proteggerci da queste cose, che ormai sono già là fuori, sono già nel ciclo, è usare i semi di impollinazione aperta, i semi antichi. È l'unico modo naturale, effettivo, perché sono adattabili, sono forti, capito come? Noi rimaniamo appiccicati ai nostri semi, salviamo i semi, scambiamo i semi buoni e andrà tutto bene. Poi vorrei aggiungere qualcosa riguardo, come dicevo prima, i mandarini, no? I mandarini senza semi. Quello è lo stesso discorso delle cocomere. Hanno piantato migliaia di semi, hanno fatto crescere gli alberi dai semi, hanno selezionato le varietà che facevano meno semi e hanno piantato i semi di quelle varietà. E così per diverse generazioni, probabilmente 50 anni, fino a quando hanno tirato fuori quelli senza semi. E lì l'hanno clonato e fanno gli innesti. È presente gli innesti? Quando pianti il seme di una pianta, cresce, poi gli si taglia la testa praticamente e si mette la testa di un'altra pianta. In questo caso il mandarino senza semi. Fatto in maniera particolare, ci sono diverse tecniche efficaci. La pianta cresce con l'apparato radicale di una pianta diversa. È abbastanza comune, no, anzi, è molto comune. Ed ecco che abbiamo un mandarino senza semi. Ed ecco che riusciamo a clonare le Golden Delicious o il Pero Abate, il Pero William e quant'altro. Una cosa che però secondo me va assolutamente evidenziata è che tutte queste varietà vengono dai semi. A me è capitato, sicuramente anche a te, piantando qualche seme trovato nelle mele o da qualche parte, la gente, anche gente della mia famiglia, che mi diceva comunque che non cresce niente, lascia perdere, stai buttando via del tempo se pianti i semi dal frutto, perché non sai mai che cosa salta fuori e di norma è roba selvatica che magari non ha un buon gusto, o troppo piccolo, o troppo grande, o troppi semi, un sacco di difetti. E va bene, però io sono arrivato alla conclusione che tutte le varietà che ci sono là fuori, con, senza semi, succose, dolci, grandi, piccole, con la buccia tenera, con la buccia spessa, quello che ti pare, vengono dai semi. La Golden Delicious è un seme piantato o qualunque, capito, come la mela Fuji è un seme piantato che poi è diventato come la mela Fuji, l'hanno clonato e ora abbiamo tutti la mela Fuji. Però è chiaro che da dove, cioè, dove sto andando a parare, no? Quella diversificazione genetica che hanno i semi ad impollinazione aperta, ci sono in tutti i semi. I semi sono una cosa incredibile. I semi sono fatti per essere usati, per essere piantati. E anche se crescono qualcosa che magari non ci va bene, o troppo piccolo, o troppo grande, troppi semi, possiamo usarla da dare da mangiare agli animali, possiamo farci l'aceto, possiamo farci marmellate, frutta secca, e comunque possiamo sempre tagliargli la testa e innestargli sopra una Fuji, una Golden Delicious, quello che ci pare, no? Ho visto addirittura alberi di pesche con 3-4 varietà innestate sopra, no? Un albero, un Frankenstein. Però quello che intendo è che comunque bisognerebbe sempre piantare i semi, cioè non lasciamoci dire da nessuno che dai semi non cresce niente o che verrà solo qualcosa di selvatico che non produrrà niente di buono. Potrebbe essere il totale opposto. Per esempio, semi di pere o mele comunque crescono difficilmente veri da mamma e papà, però le ciliegie, i prugni, le albicocche e le pesche c'è l'80% di possibilità che il frutto e il seme che vai a piantare sia molto simile a mamma e papà, magari non grande, la stagione magari viene prima o dopo, capito come, ma c'è una grossa possibilità e questo vale per un sacco di alberi da frutto. I semi sono estremamente importanti, sono quelli che ci hanno portato qua oggi e che ci porteranno in futuro, non i semi OGM o
ste boiate degli ibridi e quant'altro, i semi veri trapassati di generazione in generazione con una diversità genetica incredibile. In questo mini seme c'è un set di informazioni che noi non riusciamo neanche a immaginare, non riusciamo neanche a concepire il set di informazioni che è dentro questo seme. Ed è incredibile perché i semi sono proprio fatti per essere usati come le informazioni, come la conoscenza. Cioè, se noi prendiamo i semi, li mettiamo nell'armadio, li lasciamo lì, i semi non servono a nulla, non adempiono al loro scopo. Stesso discorso, se io e te studiamo una canzone al piano e non la suoniamo mai, andremo dimenticandola, no? E non ha motivo, cioè impari una canzone per essere suonata, per essere performata, capito come? Stesso discorso, quindi le informazioni che noi incameriamo vanno usate riguardo la permacultura e quant'altro, conoscenza, no? E stesso discorso per i semi vanno usati in maniera tale che ci coevolviamo, perché è questo che è successo con un sacco di semi di broccolo e quant'altra coevoluzione, no? È estremamente importante per il futuro. Ho preparato un piccolo corso di 5 ore e mezza, suddiviso in circa 15 video e al costo di 60 euro, in cui vado attraverso i concetti di permacultura che ho imparato nei miei corsi con gli australiani. E se vuoi seguirci anche su Facebook o Instagram, c'è Our Farm Journey, dove ogni tanto pubblichiamo qualcosa. Insomma, passo dopo passo ci muoviamo avanti. E nel corso vado attraverso come le reti di connessione che possiamo creare nelle nostre fattorie, come girare i rifiuti in risorse, che è uno di quei principi estremamente importanti, i concetti di food forest o l'acqua, l'importanza degli alberi, il clima e anche i modelli in natura da seguire. Ti ringrazio molto per il tuo tempo. Ciao.